Io ancora non ci credo, sono atterrato per la mia prima volta in Giappone. È il 16 dicembre 2025, sono appena tornato da lavoro e ho appena avuto una notizia incredibile. Ho appena scoperto che ho vinto il premio più ambito tra tutti gli ambassador di Daiva Italia, cioè il viaggio in Giappone con il team Daiva, un viaggio di circa una settimana in cui visiterò fiera, pesca e tanto altro del paese in cui è così diffusa la nostra passione. Sono incredulo e spero di non svegliarmi da questo sogno. Ebbene sì, avete proprio capito bene. Tra qualche mese partirò per il Giappone, insieme al team di Daiva Italy. Nello specifico affronterò il viaggio di andata e ritorno insieme a Mattia, poi ci raggiungeranno in Giappone altri ragazzi del team Daiva Italia e avrò l'opportunità di conoscere un po' quello che è tutto il mondo di Daiva all'interno del nostro mondo. Io veramente non sto nella pelle, spero che questi mesi volino perché ho veramente una voglia incredibile di fare questa avventura. Ho appena ricevuto da Mattia i dettagli del nostro aereo, quindi sono qui per dirvi che ho capito anche un po' come dovrò gestire le valigie, mi sono un po' organizzato con Mattia per capire come farlo al meglio, visto che lui c'è già stato. Nei prossimi minuti di video vedrete un po' come preparo la valigia, cercherò di farvi vedere un po' come gestisco e cosa decido di portare. Ho già un'idea, credo di portare una valigia, diciamo, il bagaglio a mano, chiamiamolo così, pieno di tutto quello che sono i vestiti, l'abbigliamento, le cose che mi servono comunque per sopravvivere in Giappone, e poi ho deciso di portare una valigia totalmente vuota per poter inserire prima del mio imbarco sul volo di ritorno tutto quello che avrò acquistato in Giappone. Spero di non esagerare, però ho grandi aspettative. In Giappone si va forse una sola volta nella vita, sinceramente spero di no, però se sarà solo una dovrò sfruttarla al meglio. Quindi spero di riuscire ad andare a pescare, spero di riuscire a visitare abbastanza le città in cui starò in questi giorni e soprattutto spero di riuscire ad acquistare qualcosa che qui in Italia ancora non esiste. Speriamo di farcela. Vedrete tutto nel dettaglio. Ci saranno 2 video, credo, spero di riuscire in questo intento. Uno dedicato alla parte di vlog, che è quello che credo che state vedendo in questo momento, e il secondo dedicato alla parte di pesca, o comunque molto più specifica per quello che riguarda la nostra passione, non solo il viaggio oppure la visita dei negozi, che magari è un po' meno, diciamo, appassionante per chi vuole guardare qualcosa di pesca. Detto questo, vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ragazzi, che l'avventura abbia inizio. Io ancora non ci credo. Spero che voi ci state credendo perché vi porto in Giappone. Si vola. Mancano solo 2 giorni alla partenza per il Giappone e con la mia solita fortuna ho una bella tracheite, non infettiva ma una tosse che non vi dico. Cercherò di non farvi sentire la mia tosse. Perdonatemi, se non muoio arrivo in Giappone. Quindi è arrivato il momento di fare le valigie. Allora, questo è prima di inserire tutto all'interno di quelle 2 valigie, che saranno le mie compagne di viaggio. Ci sarà anche questo zainetto dove metterò tutte le cose della telecamera. Come vedete qui ci sono un po' di cose, i biglietti dell'aereo, un libro da leggere, un po' di roba delle telecamere, qualche esca me la sono portata, ovviamente abbigliamento da pesca, felpe che non possono mai mancare e un po' di altra roba, vestiti generali per il viaggio. Ora mettiamo tutto in quelle 2 valigie e riempiamo questo zaino, vediamo se ci sta tutto. Valigie quasi pronte, il grosso è fatto. Questa è quella dei vestiti, quella che mi porterò durante il viaggio, quindi tutte le cose della telecamera, e questa è quella da stiva che è vuota per un motivo ben chiaro, però poi lo scopriremo insieme. Tantissimi cappellini, le mie schiene che avete visto prima e poi mancano le ultime cose che vanno aggiunte il giorno prima di partire, anzi il giorno stesso. Quindi direi che siamo quasi pronti. È il 13 gennaio ed è il giorno della partenza. Le valigie sono pronte, eccole qui. Ora, insieme a mio padre, raggiungo Mattia per poi andare all'aeroporto. Si inizia. Ragazzi, siamo arrivati all'aeroporto. Ecco Mattia. Ora si parte per il viaggio. Valigia da stiva imbarcata. Ora siamo ai gates per fare i controlli. Controlli passati, ora stiamo facendo colazione, useremo un po' il PC, lavoreremo, faremo un po' di cose e poi siamo pronti per la partenza. L'imbarco inizia alle 9:50, il volo dovrebbe partire per le 10:20 circa, quindi dovremmo essere in Giappone all'incirca alle 22 italiane, più o meno. Abbiamo passato anche il controllo passaporti, adesso si parte in direzione Giappone. Eccoci a bordo, siamo pronti per questo viaggio molto breve, ma 12 ore saremo in Giappone.
Guardate che top. Pranzo, che in realtà è cena in Giappone, Switch e pranzo romantico con Mattia. Guardate che top, ragazzi. Non ha neanche una brutta faccia. Questi Mattia dice che sono freddi e confermo. Allora ragazzi, seconda cena o pranzo, ormai ho perso gli orari, romantica con mio amico Mattia. Abbiamo preso della carne tritata con, cos'era? Uovo e riso, una roba del genere. Poi abbiamo, penso della frutta che saranno ananas e melone, un tortino alla mela, biscottini e via. Ragazzuoli, siamo finalmente arrivati in Giappone. Ora si scende e si inizia l'avventura. Ragazzi, siamo arrivati in Giappone. Siamo arrivati in Giappone. Superati tutti i controlli. Carico, Tia? A bomba. Ragazzi, siamo arrivati all'hotel, adesso abbiamo un paio di ore libere prima di andare a visitare i primi negozi di pesca dove dovremmo fare acquisti. La mia tosse sta peggiorando, ma sopravvivo ragazzi, cerco di sopravvivere, ho preso un Brufen, però non si molla, ragazzi, il Giappone è una figata. Poi adesso vi farò vedere meglio un po' tutto quanto, quindi sono super gasato nonostante la mia tosse che mi sta distruggendo. Ragazzi, è una figata, paurosa. Ragazzi, pranzetto veloce e poi si va ai negozi di pesca. Abbiamo pranzato, un bel sushino e adesso andiamo a prendere il treno che ci porterà alla stazione. Poi da lì prenderemo il taxi e raggiungeremo il negozio di pesca. Quindi ci vediamo durante il viaggio. Salutiamo il nostro taxi, siamo arrivati al negozio che dovrebbe essere... Dov'è il negozio, Tia? Di là. Ragazzi, si entra. Prima volta nel negozio casting a Tokyo. Mattia non è la prima volta, ma per me sì.
cosa assurda di come sono ossessionati da tutto, no? Cioè questa è tutta una fila dedicata alle plano, poi qui abbiamo tutta una fila dedicata agli accessori, diciamo, per tagliare, quindi questi sono i supporti, attaccare i giubbotti da pesca, gli zaini per tagliare, i tagliaunghie, le forbici fatte in questo modo particolare e poi tutte le altre forbici, pinze, coltelli, tutto quello che è, diciamo, l'accessorio. Guardate quante diverse ce ne sono per ogni tipo. Chiaramente non mi sono fermato alle esche, quindi acquistone, giacca, guscio in Gore-Tex e pantalone in Gore-Tex. Tra l'altro si può stringere, ovviamente anche i polsi, ovviamente dai. Ragazzi, con questa bellissima canzoncina tipica del negozio casting usciamo dal negozio pieni di roba, ne ho speso un sacco, ma in Giappone sarò pochissime volte nella vita, quindi io e Mattia abbiamo fatto acquisti. Ora andiamo a riposarci un attimo e poi andiamo a recuperare tutte le cose qui sopra prima di andare e continuare il viaggio. Ci vediamo dopo. Ragazzuoli, dall'ultima volta che ci siamo visti sono stato a cena insieme a Mattia e altri membri del team Daiva Mondo. Ho avuto occasione di conoscere i ragazzi di Daiva Russia che domani accompagneranno me e Simone nella nostra pescata, però è giunto il momento di andare a nanna, sono morto, è quasi mezzanotte e domani mattina devo alzarmi alle 4. Con questa bellissima vista sullo skyline qui dietro vi auguro buonanotte. Per chi sta guardando questo videovlog, voi verrete teletrasportati direttamente dopo la pescata di domani, perché la pescata la trovate qui in alto in elenco perché è già uscita solo esclusivamente per chi ha visto il video fino a questo punto, invece per chi non guarderà questo video uscirà tra un paio di settimane. Comunque ragazzi, noi ci vediamo domani dopo la pescata che si farà probabilmente un tour di Tokyo. L'avventura continua, vado a dormire che la mia voce testimonia quanto sono distrutto. Buonanotte ragazzi. Eccomi tornato in hotel dopo questa fantastica pescata che, mi raccomando, se vi state vedendo questo video in anteprima lo potete trovare qui sopra. Detto questo, adesso mi cambio e Simone mi farà da guida per visitare la zona di Shibuya. Poi sicuramente ci sono altri nomi, però durante la visita vi farò un po' vedere. Mi raccomando ragazzi, per supportare le nostre avventure come questa, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ora iniziamo questo secondo tour. Appena tornato in hotel dopo questa visita veloce a Shibuya, abbiamo visitato anche il tempio Meiji Jingu ed è stata veramente un'emozione unica. Devo dire che vedere un tempio giapponese così da vicino è stato veramente qualcosa di unico. Questa sera altra cena con altre persone di Daiva e domani mattina è il grande giorno. Infatti andrò a visitare e a registrare dei contenuti alla fiera dello Yokohama Fishing Fest, una delle due fiere più importanti in Giappone per la pesca, quindi ci sono tante aspettative, registreremo parecchi contenuti che troverete già online quando uscirà questo video sul canale di Daiva Italy e ovviamente registrerò qualche clip anche per me per farvi vedere bene cosa potete trovare qua. Sono sicuro che sarà un'avventura unica. Ci vediamo domani. Ragazzuoli, giorno numero 3 di questa avventura in Giappone. Guardate che figata lo skyline dietro di me, è veramente qualcosa di incredibile. Questo hotel è stupendo, ringrazio ancora Daiva Italy per questa possibilità. È il giorno della fiera. Finalmente andrò a visitare per la mia prima volta lo Yokohama Fishing Fest, la fiera dedicata alla presentazione di tutti i nuovi prodotti nel mondo della pesca in Giappone e non solo. Outfit totalmente Daiva e si parte per questa giornata. Avremo diverse cose da fare, dovrò registrare dei video per Daiva, per me e non solo. Vi mostrerò un po' tutto quello che faremo durante la fiera e soprattutto vi mostrerò la fiera per quanto potrò farlo. Ci vediamo tra poco.
Ragazzi, qui praticamente c'è tutta una parte molto molto piccola rispetto al resto della fiera, dedicata alla vendita, diciamo, ma sono tutte cose molto particolari. Per esempio, in questo caso di Daiwa ho acquistato dei pezzi unici che sono stati fatti appositamente per la fiera di Yokohama, però veramente veramente super bello. Ragazzuoli, la mia prima esperienza alla fiera di Yokohama finisce qui. Ho, tra virgolette, lavorato parecchio per la creazione di alcuni contenuti per Daiwa, sono riuscito a visitare la fiera e a mio malgrado sono riuscito a fare anche qualche acquisto. Ora torniamo in hotel e si continua l'avventura. Questa sera cenetta con Daiwa, ma noi ci vediamo domani che andremo a visitare una città tipica qui vicino a Tokyo. Quindi ci vediamo domani mattina. Ragazzuoli, oggi tour a Kamakura, una città tipica giapponese, quindi ora si inizia l'avventura. Stiamo prendendo il taxi. Ragazzuoli, alla fine siamo riusciti a visitare soltanto il tempio, non siamo riusciti ad andare a vedere anche la città perché avevamo poco tempo. Ora siamo nel nostro ultimo hotel. Questa sera, la nostra ultima sera, abbiamo salutato Simone e Nabe che sono tornati in Italia, avranno il volo tra qualche ora. Io e Mattia invece sfruttiamo le ultime ore prima di cena per andare a visitare il negozio Tackleberry, che è un negozio che a quanto ho capito è una specie di negozio dell'usato per il mondo della pesca. Poi andremo di nuovo a cena e domani mattina sarò sul volo di ritorno. Noi ci vediamo a Tackleberry. Eccoci arrivati da Tackleberry. Eccolo qua, stavo per dire in inglese, scusate ma stavo facendo un'abitudine. Eccolo qui, Tackleberry. Eccoci arrivati alla fine di questa mia prima avventura in Giappone. Come vedete alle mie spalle sono all'aeroporto, stiamo per tornare a casa, avremo uno scalo a Francoforte e poi arriveremo a Milano. È stata veramente un'esperienza unica, un'esperienza che consiglio ad ogni pescatore e non solo, perché è stato veramente un viaggio incredibile. È tutto totalmente diverso da quello che siamo abituati a vivere in Europa e in Italia, perché qui le abitudini sono totalmente differenti. Ho trovato molto interessante tutto quello che ho visto in Giappone
Giappone, sia a livello di alimentazione, di passioni, di educazione, e ho trovato anche delle cose non troppo positive come la poca socialità tra di loro, che però in realtà può essere un pregio sotto certi punti di vista. Spero che se siete arrivati fino a questo punto del video abbiate visto anche la pescata che ho fatto alla ricerca delle Suzuki, le spigole giapponesi in verticale, perché è stata un'esperienza incredibile. Qui la pesca viene vissuta proprio come uno stile di vita, qui la pesca è molto importante e viene presa molto seriamente ed è una cosa che è veramente veramente positiva e che sarebbe bellissimo riuscire a trasportare in Italia, ed è il lavoro che Daiwa cerca di fare tutti i giorni. Infatti un'azienda come Daiwa, che mi ha dato la possibilità di visitare per la prima volta il Giappone, di andare a pesca in Giappone e di vedere la fiera di Yokohama, che è una delle fiere più importanti a livello mondiale per il panorama della pesca, è un'azienda che dietro all'artificiale, alla canna, al mulinello, al filo, ha veramente una storia e una ricerca e sviluppo incredibile. Quindi ragazzi, la mia personale opinione è che se un prodotto arriva da questa terra dove la pesca viene presa con così tanta intensità, non può altro che essere un prodotto sicuramente valido, quantomeno studiato in ogni minimo dettaglio, come tutti i prodotti che utilizzo personalmente di Daiwa. Ovviamente ci sono altri produttori locali, sia italiani che europei, che sono altrettanto validi, ma io veramente ho scoperto un mondo che avrei tanto voluto vedere prima. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video, vi invito come al solito a mettere un bel pollice in su, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura, o tra una settimana per la parte dedicata alla pescata. Ciao ragazzi!